Ciao a tutti, io sono la Fra e benvenuti in questo mio nuovo video della rubrica dedicata ai personaggi di Metal Gear Solid. Prima di tutto vi avviso che questo filmato contiene spoiler sulla trama della saga ed è quindi indirizzato a chi ha completato tutti i capitoli. Inoltre non tratterò gli eventi principali, ma cercherò di soffermarmi sulla psicologia del personaggio. Ci tengo a precisare che si tratterà di un'interpretazione molto personale, per questo sentitevi liberi di commentare e dirmi che cosa ne pensate. Chiunque abbia giocato in giovane età il primo titolo della saga di Metal Gear Solid è sicuramente rimasto ammaliato dalla figura di Gray Fox. La sua misteriosa immagine, nascosta dietro all'iconico esoscheletro che la proteggeva, continua ad affascinare moltissimi fan della saga che amano l'ideologia dietro al personaggio e la sua estetica da ninja futuristico. Ciò che rende Gray Fox un personaggio così amato è sicuramente però racchiuso nei capitoli precedenti a Metal Gear Solid, usciti per MSX a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, e in particolar modo in Metal Gear 2 Solid Snake. La sua figura è infatti una di quelle più longeve della saga ed è uno dei pochissimi personaggi, insieme a Solid Snake e a Big Boss, ad essere stato pensato fin dal lontano 1987. Proprio a causa di questo, è anche uno di quelli che ha subito maggiori cambiamenti in fase di sviluppo e di conseguenza presenta nella sua timeline canonica alcune contraddizioni e piccole imprecisioni. Frank Jaeger nasce tra gli anni 60 e gli anni 70 in Vietnam. Non conosciamo nulla sulla sua famiglia, ma possiamo facilmente dedurre che il padre fosse di origine tedesca o comunque europea, mentre la madre vietnamita. Come molti personaggi della Metal Gear saga, il suo background verrà arricchito da dettagli storici. Fin da bambino scenderà sul campo di battaglia e probabilmente diverrà un orfano. Dopo la guerra del Vietnam, conclusa nel 1975, Frank era ancora solo un ragazzo quando venne rinchiuso in un campo di lavoro a causa della sua carnagione. Coloro che erano mezzi bianchi venivano infatti perseguitati. La sua vita sarebbe presto arrivata ad una triste conclusione se in quegli anni non avesse incontrato Big Boss, che lo salverà e lo allontanerà dal Vietnam, istruendolo alla vita da mercenario. Il legame che i due svilupperanno sarà molto importante e a tutti gli effetti molto simile a quello tra un padre e un figlio. Frank inizierà al suo fianco a viaggiare per il mondo, poiché come lui e molti altri suoi seguaci condivideva il sentimento di non appartenenza a nessuno stato ed era da sempre vissuto esclusivamente sul campo di battaglia. In quegli anni parteciperà a diverse guerriglie in giro per il mondo. Dove insorgeva una guerra, là c'era anche lui. Non sappiamo molto di quegli anni, se non che prima del 1980 Frank si separerà da Big Boss e prenderà parte alla guerra civile in Rhodesia. Sarà lì che avverrà un evento che lo segnerà nel profondo. Durante le molteplici guerre alle quali aveva partecipato, Jaeger aveva ucciso innumerevoli persone. Quel giorno però, dopo aver tolto la vita ad un uomo e ad una donna in un villaggio, rimase profondamente scosso nello scoprire che i due avevano una figlia, ancora molto piccola. Qualcosa dentro di lui scattò, probabilmente anche a causa dei suoi passati traumi da bambino soldato in Vietnam, e decise di prendere la bambina con sé e crescerla come una sorella. La portò così in riva al fiume Zambesi e le diede dell'acqua e le sue razioni. Sarà proprio quella, l'immagine di un giovane soldato che le veniva in soccorso, il primo ricordo di Naomi Hunter. La sua vita da soldato proseguirà e gli eventi lo condurranno ad incontrare di nuovo Big Boss, il suo salvatore. Negli anni 80 si troverà in Mozambico, dove combatterà come soldato della Renamo, la resistenza nazionale, ma verrà catturato e sottoposto a terribili torture. Sarà proprio in quei giorni che Big Boss lo trarrà in salvo di nuovo, sottraendolo alle terribili amputazioni che spesso venivano inflitte ai prigionieri di guerra in quei territori. Oltre ad avergli salvato di nuovo la vita, Big Boss fornì a lui e alla sua sorellina una falsa identità, con la quale avrebbero potuto trasferirsi in Occidente e la piccola avrebbe potuto condurre una vita migliore. La bambina dovette così separarsi dal fratello maggiore, senza sapere che non lo avrebbe mai più rivisto. Nel frattempo Frank, anche lui sotto il falso cognome Hunter, iniziò a condurre una vita da civile in America. Nel 1988, durante le Olimpiadi di Calgary, conoscerà e si innamorerà della pattinatrice Gustava Effner, una donna di origini ceche, bellissima e molto dotata. La ragazza ricorderà per tutta la vita quegli anni con nostalgia. Descriverà Frank come un uomo bellissimo, intelligente e di buone maniere.
Entrambi erano molto innamorati, ma la loro relazione non riusciva a svilupparsi a causa dell'ombra del passato dell'ex soldato, che spesso tornava a perseguitarlo. Con la guerra fredda, il loro amore trovò diverse complicazioni, fino a quando la richiesta di asilo di Gustava non fu rifiutata dall'America. La conseguenza fu terribile. Alla donna venne tolto il diritto di gareggiare sportivamente e lei e la sua famiglia vennero a lungo perseguitati, fino a costringere anche la giovane ad intraprendere una carriera militare. Poco dopo aver perso la donna, con la quale avrebbe forse potuto cambiare per sempre vita, Frank si unì all'unità speciale Foxhound, guidata da Big Boss. In lui iniziò a crescere una forte disillusione nei confronti delle politiche dell'Ovest, che presto si trasformò in rancore ed infine in odio. Il suo nome e il suo pseudonimo vennero archiviati e tenuti segreti, e con loro Yeager vide sfumare anche l'ultima possibilità di condurre una nuova vita. La sua carriera all'interno di Foxhound sarà pluripremiata. Ancora molto giovane sarà il primo ed unico soldato a guadagnarsi il titolo più alto, quello di Fox. Verrà conosciuto negli anni 90 proprio con il nome in codice Gray Fox, lo stesso con il quale ci verrà presentato in Metal Gear Solid. All'interno dell'unità, Frank incontrerà il suo futuro amico Solid Snake, una recluta di qualche anno più giovane di lui, ancora alle prime armi, con il quale combatterà fianco a fianco, guadagnandosene presto il rispetto. Nel 1995, dopo la rivolta di Outer Heaven, Fox sarà il primo soldato mandato sul posto per valutare la minaccia della fortezza appena istituita. Considerando il suo profondo legame con Big Boss, è ragionevole pensare che Fox fosse perfettamente a conoscenza del piano del comandante di Foxhound. Prenderà così parte al suo inganno e attirerà il giovane ed ignaro Solid Snake nella sua trappola. Solid non scoprirà però fino al 1999 che l'amico gli aveva ormai voltato le spalle. In quell'anno Big Boss aveva istituito una vera e propria nazione indipendente e Fox, che lo aveva seguito ed era rimasto al suo fianco, aveva assunto il ruolo di comandante dei suoi mercenari. Dovrà quindi scontrarsi direttamente con il suo ex commilitone, ma avendo mantenuto nei suoi confronti forti sentimenti di lealtà ed amicizia, sarà a lungo combattuto e cercherà in ogni modo di evitare uno scontro diretto. Arriverà persino ad aiutare Solid Snake anonimamente per supportarlo nella riuscita della sua missione. Fox non saprà mai di essere stato in quei giorni l'artefice della morte della sua amata, Gustava, che si trovava a Zanzibar Land sotto copertura e che era rimasta vittima di un suo bombardamento. Il motivo per il quale Frank rimarrà così legato a Solid è lasciato intendere dalle sue ultime parole. Fox si era affezionato profondamente al ragazzo negli anni in cui avevano combattuto fianco a fianco e nonostante fosse a tutti gli effetti un soldato più abile e con maggiore esperienza, nutriva una sorta di ammirazione ed invidia nei confronti del giovane. Solid aveva infatti ai suoi occhi ancora la possibilità di cambiare vita e intraprendere una strada che lui non era mai riuscito ad imboccare. Nonostante Fox rappresenti perfettamente l'ideologia di Outer Heaven e quindi l'esaltazione della guerra, affermerà in più occasioni di odiare quella e il destino che lo legava ad essa. Dopo uno scontro con l'amico e rivale, Gray Fox è pronto a morire e ricongiungersi alla sua amata, ma come sappiamo, la maledizione che lo lega al campo di battaglia non lo abbandonerà così facilmente. Questo è il background che ha contraddistinto Gray Fox fino al 2006, anno in cui venne rilasciato Metal Gear Solid Portable Ops. In questo capitolo della saga, semi-canonico ed ambientato nel 1970, verrà infatti trattato il suo personaggio ed il suo rapporto con Big Boss. Alcune modifiche che vennero applicate alla sua timeline fino a quell'anno non sono però del tutto trascurabili. Le prime differenze sono riscontrabili già nella sua nascita. La data verrà leggermente anticipata di una decina di anni e la sua etnia modificata. Nel titolo per PSP, infatti, Gray Fox nascerà e crescerà in Mozambico negli anni 60, non in Vietnam durante la guerra. Anche le sue origini saranno rese molto più nebbiose. Frank Yeager diventerà dal suo nome reale ad un soprannome affibbiatogli per via delle sue origini tedesche e la sua indole omicida. Ops vuole infatti delineare maggiormente la sua infanzia, aggiungendo dei dettagli, e lo descrive come un bambino estremamente spietato, che uccideva le sue vittime con freddezza, attirandole con l'inganno grazie al suo aspetto innocente.
Queste variazioni possono sembrare lievi, ma vanno però a modificare il corso della storia ed analizzando attentamente la timeline, alcuni eventi fondamentali, come per esempio l'incontro di Big Boss e Naomi, non trovano più spazio. Oltre alle modifiche applicate al background, vi sono degli elementi aggiunti che vanno invece a modificare considerevolmente la personalità di Fox e la sua storia. Prima fra tutte, la natura delle sue abilità da soldato. La loro origine non risiedeva più nell'esperienza e nell'addestramento, ma nelle doti conferite da una terribile terapia indotta dal progetto del super soldato, che gli aveva ampliato i sensi e le capacità, privandolo però di ogni ricordo legato al suo passato. Anche il suo rapporto con Big Boss verrà, secondo la mia visione, molto distorto. In Ops, infatti, Big Boss lo incontrerà e salverà 2 volte, una in giovane età e una a San Jeronimo nel 1970. In entrambi i casi, il soldato lo salverà da una terribile vita di reclusione e sofferenza ed apparirà come un salvatore ed una figura del tutto positiva che cercherà quasi di allontanarlo da una vita militare. Canonicamente, invece, come ben chiaro in Metal Gear 2, il motivo per il quale Fox svilupperà la sua ideologia e la sua convinzione di essere inscindibilmente legato alla guerra sarà proprio frutto degli insegnamenti del padre adottivo. Questa influenza del meme di Big Boss è chiarissima nei dialoghi tra Solid e lo stesso Fox, che spesso ripeterà le stesse identiche frasi del mentore, esprimendone appieno l'ideologia. Con l'uscita di Metal Gear Solid 1, il personaggio, che doveva aver perso ormai la vita nel lontano 1999, venne invece riutilizzato. Così come quello di Big Boss, il suo corpo era caduto nelle mani dei Patriots, che considerandolo una preziosa risorsa, lo avevano recuperato dalle rovine di Zanzibar Land. Quando lo ritrovarono, Frank era già morto, ma grazie alle tecnologie sperimentali in possesso all'organizzazione venne riportato in vita. Il progetto per rimetterlo in sesto venne affidato alla dottoressa Clark, che utilizzò delle cyborg tecnologie che gli fornirono un vero e proprio esoscheletro per proteggerlo, ma che allo stesso tempo gli avrebbero donato forza e riflessi sovrumani. La scienziata lo mantenne per anni in uno stato di coma farmacologico, durante i quali lo utilizzò per portare a termine studi che condurranno poi alla realizzazione e alla sperimentazione delle nanomacchine e delle terapie genetica. Conservato tra la vita e la morte, Frank non sapeva che ad agire nell'ombra, nel disperato tentativo di trarlo in salvo, vi era la sua sorellina Naomi. La ragazza era diventata una brillante scienziata e stava cercando di farsi assumere proprio dalla Clark come assistente, così da poter segretamente aiutare il suo perduto fratello. Le informazioni su dove il corpo era tenuto le aveva ottenute da Big Mama, che sperava, rivelandogliele, di sbarazzarsi per sempre della dottoressa Clark e della sua follia. Negli anni di separazione, Naomi non aveva dimenticato quello che Fox aveva fatto per lei in giovane età, ed ignara del suo passato e dell'omicidio dei suoi genitori, provava per lui un grande affetto. Fu così che nel 2003 Naomi libererà Frank dalla sua prigionia e lo farà fuggire dal laboratorio dove era stato a lungo nascosto. Poco tempo dopo, il cyborg ninja tornerà però proprio in quel luogo per vendicarsi di colei che gli aveva inflitto tanta sofferenza. Ucciderà la dottoressa Clark e inconsapevolmente prenderà parte al piano del Paradise Lost. Di nuovo in vita e finalmente libero, la sua mente non era stata in grado però di reggere lo stress causato dalle torture subite e dall'aver visto in faccia la morte. Privato di tutta la sua umanità, dei suoi ricordi e persino della sua personalità, Fox inizierà a ricercare la sola cosa che aveva mai conosciuto in vita, il combattimento. Il dolore e l'adrenalina della lotta erano le uniche cose che nella sua nuova forma riusciva ancora a riconoscere. Anche se molte immagini legate al suo passato erano ormai confuse e dimenticate, una figura nella sua mente era rimasta intatta, conservata nella memoria, quella di Solid Snake. Sarà unicamente per ritrovare il vecchio rivale che Fox si recherà a Shadow Moses. La lotta all'ultimo sangue tra i due sembrava avergli lasciato un indelebile ricordo e il cyborg era alla ricerca disperata di un altro scontro. Questa volta l'esito delle sue azioni sarà però diverso. Dopo anni di rivalità, Fox deciderà di affrontare la minaccia di Liquid Snake e del Metal Gear Rex al fianco di Solid, sacrificandosi, supportandolo un'altra ed ultima volta nella sua missione.
Proprio per la sua brutale realisticità, mescolata alla pura fantascienza, Gray Fox continua ad affascinare innumerevoli fan, che dopo l'uscita di Metal Gear Solid 4 hanno continuato a sperare nella sua ricomparsa, prima in Peace Walker e poi in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Non è un caso che il suo passato da bambino spietato, cresciuto ricolmo di rancore ed odio, verrà riadattato e riutilizzato per altri personaggi, come Liquid Snake o Raiden. Questo perché Fox continua a rappresentare aspetti che nella saga saranno centrali. Il rapporto travagliato di odio e dipendenza con la guerra, la lealtà tra commilitoni e l'amicizia che non trova una fine nemmeno sul campo di battaglia, ed infine la relazione allievo, mentore e padre contorta ed ambigua. Oltre a questo, Frank racchiude in sé la contraddizione che sta dietro all'ideologia di Outer Heaven e di Big Boss. Il sogno utopico di combattere per voltare le spalle ad una deludente e traditrice politica si scontrerà inevitabilmente sempre con il crescente desiderio di allontanarsi dal campo di battaglia e cominciare una nuova vita. Il background che è stato dato a Gray Fox rappresenta benissimo questo concetto, insieme al dolore e alla paura di chi in vita ha conosciuto solo l'orrore della battaglia. Allo stesso tempo, però, Fox presenta una grande differenza con la stessa figura che lo aveva addestrato e cresciuto. Pur conferendo molta importanza alla battaglia e all'onore, a differenza di Big Boss, non arriverà mai ad esaltare la guerra e la considererà solo come una terribile condanna. La dimostrazione di questo sta nel motivo per il quale aveva deciso di tenere con sé la piccola Naomi. Come spiegherà a Solid anni dopo, quella bambina gli serviva per ricordare le azioni che aveva commesso e fargli da monito per il futuro. Fox infatti non sarà mai contraddistinto da rabbia o da desiderio di rivincita, ma diverrà lentamente consapevole della propria natura e di quella che un giorno sarebbe stata la sua morte. Così nel 1999, mentre le ultime parole dell'ufficiale saranno ricolme di odio verso Snake, Fox si rivolgerà invece a lui con lo stesso affetto e lo stesso rispetto dei vecchi tempi. Allo stesso modo, anni dopo, vorrà incontrare di nuovo il suo uccisore, nella speranza che almeno lui potesse porre fine, un'altra volta, alla sua vita.